Ciao a tutti amici, bentornati su MedTheater. Oggi andiamo a vedere insieme l'unboxing e la prova dell'amplificatore finale a 7 canali della NAD, l'M28. Infatti NAD ha lanciato da poco una nuova serie che va ad aggiornare quelli che sono i prodotti di fascia alta, identificati con la lettera M, che sta per Master. Dopo la sigla. NAD è l'abbreviazione di New Acoustic Dimensions ed è un marchio di un'azienda di elettronica i cui prodotti includono amplificatori integrati, preamplificatori e amplificatori sia per lo stereo hi-fi che l'home theater. Inoltre possiamo trovare anche giradischi, streamer e DAC. La serie Master rappresenta la fascia più alta dei prodotti NAD, per soddisfare anche l'audiofilo più esigente. L'azienda viene fondata in Inghilterra e più precisamente a Londra nel 1972 dal dottor Martin Borish, un ingegnere elettrico con dottorato in fisica. Verso la fine degli anni 70, dopo aver ingaggiato nella compagnia l'ingegnere audio Bjorn Erik Edvardsen, danno vita a quello che sarà il loro prodotto più famoso, il NAD 3020, un integrato che sarà molto apprezzato ed otterrà parecchio successo. La filosofia di NAD era quella di includere solo funzionalità veramente essenziali e concentrarsi sulla qualità audio a discapito dell'estetica. Rispetto ai concorrenti, questi prodotti vengono supportati spesso da notevoli tecnologie, come la classe D. Per chi non lo sapesse, la classe D sono amplificatori in cui i dispositivi di amplificazione funzionano come interruttori elettronici e non come dispositivi a guadagno lineare, come le altre classi. Poiché i transistor sono completamente accesi o completamente spenti, trascorrono poco tempo nella loro regione lineare, andando a dissipare poca potenza. Questa è la ragione principale della loro alta efficienza. Saltiamo poi fino al 2009, fino ad arrivare all'anno in cui esce l'integrato NAD M2, che ridefinisce la categoria di amplificazione in classe D, distruggendo i preconcetti di molti audiofili, che la classe di amplificazione D non poteva fornire un suono ad alte prestazioni. E passiamo quindi ad oggi, non precisamente oggi, ma circa agosto 2020. Anno in cui viene messo in commercio il NAD M28, amplificatore multicanale a 7 canali per home theater, successore del NAD M27. La differenza tra M27 e M28 sta nell'utilizzo della tecnologia di amplificazione Eigentakt Self Clocking di Purify, che sono un perfezionamento e un'evoluzione della precedente Ipex Encore. Purify è una società tecnologica danese che ha riunito molti dei principali ingegneri del settore e danno quindi in licenza le proprie tecnologie a clienti come NAD per poterla poi usare nei propri dispositivi. Bene, andiamo ora a fare l'unboxing, così vediamo come è imballato il NAD M28 e poi vediamo insieme le sue caratteristiche.
Come avete visto, quindi un unboxing di alta qualità con il classico doppio imballaggio, il doppio box per andare a proteggere questo costosissimo amplificatore. Insieme all'amplificatore abbiamo visto anche 4 piedini magnetici che, come vedete nel video, serviranno per stabilizzare l'amplificatore. Grazie alla calamita è semplicissimo andarli a mettere o rimuovere. L'M28 vanta una qualità costruttiva elevatissima, dal telaio in alluminio al pulsante di accensione touch che troviamo sul lato superiore e frontalmente. Davanti troviamo anche il logo luminoso della NAD, che può avere 3 colori: bianco durante il normale funzionamento, ambra quando è in standby mode e rosso quando è in protezione. Nella parte posteriore invece troviamo sia gli ingressi bilanciati che quelli single-ended. Ma come vedremo successivamente, il mio consiglio è quello di utilizzare quelli bilanciati. Potremo andarli a selezionare tramite questo selettore. L'amplificatore risulta stabile con diffusori anche di bassa impedenza. Potremo infatti collegare diffusori che hanno un'impedenza minima di 4 ohm nominali. Come vedete, dietro abbiamo i 7 moduli, che da quanto ho capito sono estraibili e intercambiabili. Questo renderebbe quindi un'eventuale riparazione molto semplice in caso di guasto. C'è anche da dire che abbiamo a disposizione 5 anni di garanzia, quindi un ottimo supporto da parte di NAD. Ogni modulo ha un indicatore LED che può indicare 3 stati: verde normale operatività, rosso surriscaldamento e spento con logo frontale della NAD rosso, cortocircuito. Per un'ottimale dissipazione del calore, NAD consiglia di collegare i diffusori frontali, che di solito hanno bisogno di più potenza, sui moduli esterni, che sono il modulo 1 e il modulo 7. Poi sul modulo 4, che è quello centrale, collegheremo il nostro diffusore centrale e sui restanti moduli i diffusori surround. Poi troviamo anche il trigger più 12 volt che permetterà di controllare in modo remoto l'amplificatore finale tramite sintoamplificatore. Le uscite di potenza sui diffusori sono di altissima qualità, placati in oro e isolati per protezione. Accettano in ingresso sia connettori a banana che forcella, ma anche un semplice cavo spelato. E passiamo ora a vedere quelle che sono le specifiche del NAD M28. L'M28 è valutato prudentemente per fornire un minimo di 200 Watt di potenza continua per canale su 8 ohm, 340 Watt per canale in 4 ohm e 560 Watt di potenza dinamica su 4 ohm, con tutti i canali pilotati. I moduli Purify Eigentakt utilizzati nel M28 gli consentono di vantare un rating THD di appena lo 0,003%, insieme a un elevato rapporto segnale-rumore e un elevato fattore di smorzamento. NAD descrive l'M28 come l'amplificatore più potente nella storia dell'azienda, con la capacità di seguire picchi dinamici complessi, sia nei film che nella musica, conferendo un maggiore realismo a tutto, dai colpi alle esplosioni. Secondo NAD, il design dell'amplificatore Purify Eigentakt offre all'M28 alcuni vantaggi distinti rispetto alle altre soluzioni. Innanzitutto consente all'amplificatore di essere essenzialmente impermeabile al carico dell'altoparlante con cui viene presentato, mantenendo la risposta di larghezza di banda ampia e uniforme indipendentemente dall'impedenza dell'altoparlante e allo stesso tempo fornendo capacità di corrente elevata. Il carattere sonoro unico dell'M28 viene preservato anche nell'eventualità altamente improbabile che l'amplificatore venga portato in clipping. A differenza di molti amplificatori di classe D che possono diventare instabili in queste circostanze, il circuito Eigentakt mostra un comportamento molto simile al clipping con recupero istantaneo di amplificatori di classe AB tradizionali. Quindi veramente tanta potenza in dimensioni compatte e con un solo peso di 21,2 kg. La vostra schiena vi ringrazierà. Passiamo ora a collegarlo al mio sistema home theater. Io utilizzerò gli ingressi single-ended, purtroppo il Denon 6500 ha solo uscite sbilanciate.
Due parole sull'installazione. Alla prima accensione ho avuto un leggero rumore di sottofondo, probabilmente perché ho utilizzato cavi sbilanciati. Questo rumore l'ho risolto andando a collegare un cavo di terra già presente nella confezione tra il NAD M28 e il mio synth amplificatore. In merito a questo punto ho mandato una email a NAD chiedendo dei chiarimenti, però purtroppo ancora non mi hanno risposto. Nel caso mi dovessero rispondere, aggiungerò un commento nelle descrizioni. Se avete qualche informazione in più di me, vi prego di lasciarmela nei commenti in modo da approfondire insieme questo punto che secondo me è interessantissimo. Per quanto riguarda invece la calibrazione con Odyssey, infatti vi ricordo che tutte le volte che cambiate un amplificatore e ne mettete uno nuovo, fate sempre la calibrazione. Questo perché vanno a cambiare i livelli. Andiamo a vedere insieme quello che sono i dati. Le curve delle risposte in frequenza dei diffusori sono rimaste pressoché invariate, come mi aspettavo. Invece quello che è cambiato naturalmente sono i livelli. Per quanto riguarda i diffusori anteriori, siamo passati da sinistro, che precedentemente era più 1,5 decibel, a meno 2,5 decibel. Diffusore frontale destro da 0 decibel a meno 3 decibel. Diffusore centrale da meno 5 decibel a meno 6 decibel. Invece diffusori surround sinistro-destro e frontali alti sinistro-destro come livelli sono rimasti pressoché invariati. Vi ricordo che le frontali erano precedentemente collegati al mio Macintosh MC312, invece tutto il resto al Denon 6500. Passiamo ora a una piccola prova musicale, cosiddetta copyright free. In descrizione trovate invece quelle ufficiali e dopo vi do le mie conclusioni. Passiamo ora alle conclusioni e quello che sono le mie impressioni sulle prove d'ascolto, sia cinema che musica. Ho fatto prove con alcuni Blu-ray che avevo a casa, uno di questi è Pixel, che vanta un ottimo audio addirittura in Auro 3D. Devo dire che il NAD presenta un'ottima dinamica nelle scene surround, con tantissima potenza, anche troppa forse per la mia piccola stanza, ma è sorprendente come riesce a gestire le mie Dali Rubicon 8 ed il mio centrale più le casse surround senza il minimo problema e soprattutto riscaldando veramente pochissimo. L'utente che cerca un prodotto come il NAD M28 è un utente che vuole o ha la necessità di molta potenza e qualità, tanti canali in uno spazio ridotto e con consumi ridotti, quindi un'alta efficienza, con una dinamica veramente devastante. Il mio consiglio è provare un finale tipo questo collegato al vostro synth amplificatore, perché potrebbe fare veramente la differenza, soprattutto se avete stanze di grosse dimensioni e non vi volete preoccupare della potenza che potrebbero richiedere i vostri diffusori frontali. Per quanto invece riguarda l'ascolto musicale, in tanti mi hanno chiesto di paragonare il mio MC312 al NAD M28. Però secondo me è un paragone un po' strano, non tanto fattibile, perché uno è un amplificatore stereo, quindi dedicato solo a quello, invece il NAD M28 è un amplificatore multicanale. Tra l'altro uno in classe AB e l'altro in classe D, però se vogliamo pensarla da questo ultimo punto di vista, beh, direi che un paragone ci potrebbe stare. Il suono non risulta molto caldo e avvolgente come l'MC312, ma è più equilibrato.
Molti dicono che il classe D, soprattutto sulle alte frequenze, sia un po' povero di dettagli, ma non è questa la sensazione che ho avuto, anzi è stato un ascolto molto piacevole. Anche i bassi sono diversi, nel NAD sono leggermente più secchi, ma molto piacevoli. La cosa strana che mi ha impressionato dall'inizio è che non mi ha convinto subito, forse perché era ancora nuovo e aveva bisogno anche di un po' di riscaldamento, un po' di rodaggio. Invece col passare dei giorni devo dire che l'ascolto è stato sempre più piacevole, fino addirittura a rimanere impressionato da quello che sono le sue qualità. C'è da dire anche che andrete sul sicuro scegliendo NAD insieme a DALI, è un po' come quando andate a scegliere Sonus con Macintosh o BV con Rotel per esempio. Però naturalmente cerco di descrivervi quello che sono anche i miei gusti, quello che sento all'interno del vostro ambiente, che potrebbe cambiare totalmente nel vostro. Quindi il consiglio che vi do, come sempre, ricordatelo, prima di comprare qualcosa, è quello di andare ad ascoltare con le vostre orecchie e farvi le vostre considerazioni. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che l'avete trovato interessante. In futuro vorrò proporvi tantissimi video di nuovi amplificatori, confronti e paragoni, però per fare questo ho bisogno del vostro aiuto. Iscrivendovi al canale, infatti, riusciremo a crescere insieme. Questo sarà di grande aiuto e supporto in modo da offrirvi sempre i migliori contenuti. Dimenticavo un saluto speciale al gruppo Facebook Amici Audiofili Italiani, trovate il link in descrizione, mi raccomando iscrivetevi, facciamoli gli auguri che hanno appena raggiunto i 30.000 follower. Alla prossima da Matt Theater, ciao!